La maggior parte delle persone pensa ai batteri all'interno del corpo come una causa di ammalarsi o di sviluppare determinate malattie, ma lo sapevi che in ogni momento ci sono in realtà miliardi di batteri benefici presenti in ognuno di noi? In effetti, i batteri costituiscono il nostro microbioma, un ecosistema interno integrale che avvantaggia la nostra salute intestinale e il sistema immunitario. Non solo tutti i batteri non sono dannosi per la nostra salute, ma alcuni sono in realtà cruciali per rafforzare l'immunità, mantenere il nostro sistema digestivo in funzione senza intoppi, i nostri livelli ormonali bilanciati e il nostro cervello che funziona correttamente. Ognuno di noi ha un complesso ecosistema interno di batteri situati all'interno del nostro corpo che chiamiamo microbioma. Il microbioma è definito come comunità di microbi. La stragrande maggioranza delle specie batteriche che compongono il nostro microbioma vive nel nostro apparato digerente. Secondo il Dipartimento di Chimica e Biochimica dell'Università del Colorado, il microbiota umano è costituito dai 10-100 trilioni di cellule microbiche simbiotiche ospitate da ogni persona, principalmente batteri nell'intestino. Il microbioma umano è costituito dai geni che queste cellule ospitano. I nostri microbiomi individuali sono talvolta chiamati le nostre impronte genetiche poiché aiutano a determinare il nostro DNA unico, i fattori ereditari, la predisposizione alle malattie, il tipo di corpo o il peso prestabilito del corpo e molto altro. I batteri che compongono i nostri microbiomi si trovano ovunque, anche al di fuori del nostro corpo, su quasi ogni superficie che tocchiamo e in ogni parte dell'ambiente con cui entriamo in contatto. Che tu ci creda o no, il tuo microbioma ospita trilioni di microbi, diversi organismi che aiutano a governare quasi ogni funzione del corpo umano in qualche modo. L'importanza del nostro microbioma intestinale non può essere sopravvalutata. Una cattiva salute dell'intestino può contribuire alla sindrome dell'intestino permeabile e a malattie e disturbi autoimmuni come l'artrite, la demenza, le malattie cardiache e il cancro, mentre la nostra salute, fertilità e longevità dipendono fortemente dall'equilibrio di creature che vivono nelle nostre viscere. Per tutta la vita, aiutiamo a modellare i nostri microbiomi, in più si adattano ai cambiamenti nel nostro ambiente. Ad esempio, i cibi che mangi, il modo in cui dormi, la quantità di batteri a cui sei esposto quotidianamente e il livello di stress con cui vivi aiutano a stabilire lo stato del tuo microbiota. Dieta del microbioma. La tua dieta gioca un ruolo importante nello stabilire la salute dell'intestino e nel supportare i batteri buoni del tuo microbioma. La salute dell'intestino può influire sul modo in cui il corpo estrae i nutrienti dalla dieta e immagazzina il grasso. Il microbiota intestinale sembra svolgere un ruolo importante nell'obesità ed è stato dimostrato che i cambiamenti nei ceppi batterici nell'intestino portano a cambiamenti significativi nella salute e nel peso corporeo dopo solo pochi giorni. È fondamentale ridurre l'infiammazione e sostenere la salute dell'intestino. Diamo un'occhiata a come puoi farlo. Gli alimenti che promuovono l'infiammazione includono oli vegetali raffinati, come gli oli di colza, mais e soia, che sono ricchi di acidi grassi omega 6 pro-infiammatori, latticini pastorizzati, allergeni comuni, carboidrati raffinati e prodotti a base di cereali trasformati, carne, pollame e uova convenzionali, ricchi di omega 6 a causa dell'alimentazione degli animali con mais e ingredienti economici che influiscono negativamente sui loro microbiomi, zuccheri aggiunti, trovati nella maggior parte degli snack confezionati, pane, condimenti, conserve, cereali, eccetera, grassi trans, grassi idrogenati, usati nei prodotti confezionati, lavorati e spesso per friggere cibi. D'altra parte, molti alimenti naturali possono ridurre l'infiammazione e aiutare ad aumentare i batteri buoni nell'intestino. Gli alimenti ad alto contenuto di antiossidanti aiutano a ridurre i danni intestinali causati dallo stress ossidativo e riducono un sistema immunitario iperattivo salvaguardando le cellule sane. Gli alimenti antinfiammatori che dovrebbero essere la base della tua dieta includono verdure fresche, di tutti i tipi, ricche di fitonutrienti che hanno dimostrato di abbassare il colesterolo, i trigliceridi e i sintomi di artrite reumatoide, morbo di Alzheimer, cancro, malattie cardiovascolari e diabete. Punta alla varietà e a un minimo di 4 o 5 porzioni al giorno. Alcuni dei migliori includono barbabietole, carote, verdure crocifere, broccoli, cavoli, cavolfiori, verdure scure a foglia, cavoletti, spinaci, cipolle, piselli, insalata verde, verdure di mare e zucche. Pezzi di frutta interi, non succo. La frutta contiene vari antiossidanti come il resveratrolo e i flavonoidi, che sono legati alla prevenzione del cancro e alla salute del cervello.
Da 3 a 4 porzioni al giorno sono una buona quantità per la maggior parte delle persone, in particolare mele, more, mirtilli, ciliegie, nettarine, arance, pere, pompelmi rosa, prugne, melograni, pompelmi rossi o fragole. Erbe, spezie e tè. Curcuma, zenzero, basilico, origano, timo, eccetera, più tè verde e caffè biologico con moderazione. Probiotici. Gli alimenti probiotici contengono batteri buoni, che popolano l'intestino e combattono i ceppi batterici cattivi. Cerca di includere quotidianamente nella tua dieta alimenti probiotici come yogurt, kombucha, kevas, kefir o verdure coltivate. Pesce pescato in natura. Uova in gabbia e carne allevata con erba, al pascolo. Più ricchi di acidi grassi omega 3 rispetto ai cibi allevati in fattoria e ottime fonti di proteine, grassi sani e nutrienti essenziali come zinco, selenio e vitamine del gruppo B. Grassi salutari. Burro nutrito con erba, olio di cocco, olio extravergine di oliva, noci, semi. Cereali antichi e legumi. Fagioli. Meglio quando germogliati e 100% non raffinati, interi. È meglio da 2 a 3 porzioni al giorno o meno. In particolare fagioli ansazzi, fagioli azuchi, fagioli neri, piselli dall'occhio nero, ceci, lenticchie, riso nero, amaranto, grano saraceno, quinoa. Vino rosso e cioccolato fondente, cacao con moderazione. Più volte alla settimana o una piccola quantità al giorno. Evitare il più possibile gli antibiotici. Gli antibiotici vengono comunemente prescritti da oltre 80 anni ormai, ma il problema è che eliminano i batteri buoni oltre a ripulire il corpo da pericolosi germi, il che significa che possono abbassare la funzione immunitaria e aumentare il rischio di infezioni, allergie e malattie. Mentre gli antibiotici possono salvare vite quando sono veramente necessari, sono spesso prescritti in eccesso e fraintesi. Nel tempo, i batteri pericolosi possono diventare resistenti agli antibiotici, rendendo più difficile combattere le infezioni gravi. Prima di assumere antibiotici o di somministrarli ai tuoi figli, parla con il tuo medico delle opzioni alternative e delle conseguenze indesiderate per i nostri microbiomi che possono derivare dall'assunzione di antibiotici troppo spesso e quando non sono necessari. Riduci lo stress e fai più esercizio. Lo stress ostacola la funzione immunitaria perché il tuo corpo devia l'energia dalla lotta contro le infezioni e la pone sulle preoccupazioni primarie che ti mantengono in vita, motivo per cui lo stress cronico può compromettere la qualità della tua vita. Quando il tuo corpo pensa di trovarsi di fronte a un pericolo immediato, diventi più suscettibile alle infezioni e manifesti sintomi più gravi mentre sviluppi anche livelli più elevati di infiammazione. Lo stress fa sì che i composti immunitari noti come citochine contribuiscano alla risposta infiammatoria che danneggia le cellule sane. L'esercizio fisico è un antistress naturale che può aiutare a ridurre l'infiammazione, bilanciare gli ormoni e rafforzare il sistema immunitario. Aggiungi il coenzima Q10, i carotenoidi, l'olio di pesce omega 3, il selenio e gli antiossidanti possono aiutare a evitare che i danni dei radicali liberi disturbino la salute dell'intestino del microbiota. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.